Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera e buona settimana. Carlo, 1° luglio, siamo a una settimana dal raduno a Milanello e ti chiedo subito se da qui a quel giorno ti aspetti qualcosa di mercato. No, ormai direi che anche per rispetto a chi ci sta ascoltando, ipotizzare mi sembra, ripeto, irrispettoso, perché non lo sappiamo. Quindi possiamo solo dire che ci hanno detto che Zirkzee dopo la fine dell'Europeo, come la stessa cosa dopo la fine dell'Europeo dell'Olanda e della Francia per Rabiot e per Zirkzee. Per Fofana anche lui aspetta la fine dell'Europeo. Diciamo che la deadline alla fine dell'Europeo, anche per quello che riguarda Emerson Royal, ci hanno detto che gli altri acquisti sarebbero avvenuti dopo l'acquisto del centravanti, quindi questa è la situazione reale che possiamo dire, perché è una affermazione seria, fondata. Il resto mi sembra, ripeto, abbiamo rispetto per gli amici di Radio Rossonera, per dire delle cose così per dire preferisco non dirle, perché non le so, perché non le sa nessuno probabilmente ancora oggi, perché se devono iniziare a parlare dopo la fine delle avventure delle squadre, dei giocatori che ci interessano, è inutile dire qualcosa. No, anche perché Carlo su Zirkzee mi sembra una situazione abbastanza definita, no? I problemi sappiamo quali sono, le cose positive Da un anche. mese. Esatto. Possiamo solo dire che è chiaro che la gente chiede a 15 milioni perché ritiene bassa la quotazione di Zirkzee, ed è per questo motivo, e la cosa ha fatto un po' così arricciare il naso ai tifosi rossoneri. Per Douglas Luiz sembra che abbia chiesto, hanno parlato di oneri e accessori, 1,5 milioni, cioè praticamente un Vabbè. decimo di quello che chiede di Zirkzee. Però lui dice costava, ve l'ho mandato a buon prezzo e allora pagate me. Quindi siamo fermi sempre a quell'affermazione lì. La cosa che ha sorpreso oggi è che per Douglas Luiz abbia chiesto molto meno, Sì, diciamo un pochissimo in decimo. confronto, esatto. Non pochissimo, le cose normali, Sì, quelle che si esatto. devono chiedere in generale. Carlo, prima hai parlato di Fofana, ci arriva una domanda da casa, ovvero ti chiedono Carlo, Fofana in caso di addio di Bennacer oppure Fofana e Bennacer insieme? Fofana e Bennacer insieme, e io vedo l'addio di Bennacer e vedo l'entrata di André, quello ha un senso, Mm. ma l'addio di Bennacer per Fofana no. Fofana è il centrocampista del dopo che sì che aspettavamo da tanto tempo, quindi non c'entra con Bennacer. Invece chi c'entra con Bennacer come caratteristiche simili è André, giocatore brasiliano del Fluminense. Credi che ci siano buone possibilità di vederlo al Milan, Fofana, o ci sono degli ostacoli? No, non, non credo che ci siano degli ostacoli, perché il prezzo si sa, è un prezzo di quelli da Milan, Sì. eh, quindi 20-25. Non sembra che ci siano delle grandi concorrenze. Io per Emerson Royal e Fofana non vedo dei grandissimi ostacoli, perché sono prezzi da Milan, quindi sì, potranno ritardare un po' perché 22 invece coi bonus, però siamo intorno a quelle cifre, quindi niente di trascendentale per cui servono riunioni, capire, cessioni, eccetera. Sono giocatori indipendentemente da. Carlo, tra l'altro resto in Francia perché prima hai parlato di Adrien Rabiot, insomma qualche settimana fa ci sembrava, non ti dico impossibile, ma quasi. In questo momento sembra un po' più vicino al Milan, sempre con delle difficoltà, eh. A me non mi è sembrato impossibile quando, una volta che ho mandato un piccolo SMS o WhatsApp, preferite, al Milan, e gli ho detto tengo vivo la pista André e Rabiot. Milan non fa mai dei WhatsApp lunghi, ma ha detto tienile vive, e allora da lì in avanti ho sempre tenuto vivo la pista di Rabiot. La Juventus ha fatto un'offerta triennale, e adesso i casi sono due: o il Milan la supera o il progetto del Milan interessa di più a Rabiot, quindi è una pista viva.
Mm. Poi decide di rimanere a Torino, sarà una pista non più viva. Però oggi è una pista viva, cioè è plausibile. Sì, anche perché voglio dire, mi sembra, non ti dico raffreddata la strada che lo faccia restare a Torino, però non mi sembra così facile che lui rinnovi ad Anche oggi, lui, eh. ha, lui ha un'offerta di 3 anni di XY euro, milioni di euro, deve decidere e anche lui ha detto dopo l'Europeo. Carlo, E tra l'altro, sì, dimmi. invece stai attenta perché io l'auspicavo, Mm, tanto per farmi criticare almeno critichino per qualcosa. Io mi piacerebbe attenzione l'italiano, così lo sillabo per chi prende nota, a completamento del mercato come opportunità di metà mm, mercato, come giocatore che possa, direi, dare un senso in più alla rosa. Attenzione a Jack Bonaventura, che tornerebbe volentieri al Milan, 1 anno o 2, giocatore italiano, va bene per le liste, è un giocatore che un giocatore milanista, un giocatore al quale è dispiaciuto lasciare il Milan, ha tutte le caratteristiche morali per tornare. L'ultimo anno ha giocato una grande stagione, sta bene, mentre quando è andato via dal Milan sembrava un giocatore un po' in declino sul mm, piano fisico, sì. non morale. Quindi attenzione, perché vai a vedere chi è la gente e quindi sai che rapporti ha con qualcuno al Milan e andiamo avanti. Beh, Cioè credo che parliamo lui sarebbe di felice, immagino. la, la gente di, la gente di Jack Bonaventura, per chi non lo sapesse, Enzo Raiola. Enzo Raiola ovviamente ha degli eccellenti rapporti con Ibrahimovic. Può darsi che a fine mercato o a metà mercato, per completare prendendo un giocatore italiano, quando il Milan ha completato le sue caselle dei giocatori prioritari, attaccante, centrocampista, difensore di fascia, e allora chi scrive, ma è vecchio, ripetiamo insieme, Bea, completamento del mercato, come uno in più, come opportunità per aiutare, per avere un giocatore italiano che se tu sai che hai bisogno lo puoi utilizzare. Beh, anche a livello di leadership e carisma, comunque, Jack Bonaventura è E Jack certo, Bonaventura. sì, se no lo scriviamo, poi dopo lo scrivi sottotitolo così lo capiamo. Completamento del mercato. Carlo, come ultima cosa di questo appuntamento, torno in Italia, ovvero resto in Italia. Non ti ho chiesto niente, l'ho tenuto per la fine appunto di questo appuntamento sulla nazionale. Volevo un po' capire come tu avevi analizzato questa brutta uscita che Ma ha deluso tanti. prima delle partite, prima dell'Europeo, ritenevo che quindi non faccio il fenomeno adesso, chi mi conosce sa che io ho sempre detto che secondo me fa bene il Milan a non comprare giocatori italiani, non perché i giocatori italiani, l'idea di Sacchi che dice una base italiana è importante e fondamentale, io sono d'accordissimo con Arrigo Sacchi, ma quando tu cerchi di formare una base italiana ti trovi dei prezzi che sono allucinanti. Ho calcolato, ho fatto un lavoro che che ti sarebbe piaciuto fare. Sui siti Transfermarkt ho guardato la somma degli 11 giocatori che sono entrati in campo dal primo minuto contro la Svizzera. Il Transfermarkt ha messo 360 milioni. Giocatori che respirano 25, 30, 40, cioè prezzi il doppio di Pulisic. Non sono sorpreso, il livello non è alto, gli attaccanti non li abbiamo, l'ultimo è Balotelli, l'ultimo attaccante che abbiamo avuto di un certo livello, perché poi Immobile in nazionale, bravo, sia Immobile che insegna che Berardi, ma in nazionale non è che abbiano mai brillato in maniera straordinaria, salvo quella stupenda parentesi del 2021, l'Europeo. Il resto dal 2010 facciamo fatica, non andiamo ai mondiali e oggi il livello medio dei giocatori italiani è veramente
non eccellente. Non sono sorpreso perché per mezzo tempo con l'Albania, che è una delle squadre meno, diciamo, meno competitive dell'europeo, sembrava di avessimo giocato, ho letto, di giocatori che sono un misto tra Pirlo e Gattuso, ti prego. Io non so neanche come possono dire quelle robe qui. Quindi non sono sorpreso. Per me Spalletti non è il più colpevole, anche se alla fine è andato un po' in confusione anche lui, secondo me, ma il meno colpevole. Ha questi cavalli e lui può allenarli, ma se il cavallo è questo qui non è che può fare miracoli. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento mercoledì sempre con Filo Rossonero. Certamente un abbraccio a tutti, buona settimana.